La maglia ha una composizione classica per quanto riguarda il crochet e quindi l'uncinetto, l'unione di fatto di più piastrelle. Io ne ho avute bisogno 30. La mia piastrellina all'incirca misura 15 x 15 e la misura totale della maglia è circa insomma un 50 di larghezza e un 50 di lunghezza. Questa è una misura pari a una ml. Se avete una misura più XL, aumentate il perimetro della piastrellina, fatelo diventare almeno di 20 cm e avrete una misura più abbondante. Vedete quindi l'unione di queste 30 grammi. Essendo maglia e quindi non è cardigan, non ha l'apertura avanti come normalmente presentano altri schemi. Questo quindi ha un totale tutto chiuso di 30 grammi per 9 frontali, 9 retro e 6 per quanto riguarda le maniche. Andiamo a vedere che tipo di disegno ho scelto per la mia granny. Il disegno che ho scelto per questa granny è a petali, quindi vedete il diagramma, sono 12 petali costruiti su 12 punti bassi, si inizia con il cerchio magico, i punti bassi e i 12 petali. Questi 12 petali sono separati da archetti di 3 e poi con il giro successivo si formano gli angoli. Per ultimo c'è tutto un giro, un perimetro di punti bassi e catenella di separazione punti bassi in modo alternato. Così si presenta la mia piastrellina, sono circa, dicevo, 15 x 15, adesso ne ho fatte alcune, sempre alternando i filati che ho a disposizione. Devo arrivare a farne almeno 30 per il tipo di maglia che voglio realizzare. Per poi l'unione finale inseriremo un altro colore. Andiamo avanti. Questa è la composizione delle 6 granny. Vedete, le ho messe in fila. Dunque, ho già iniziato. Partiamo dal punto più alto estremo destro e giriamo come lo schema che vi ho allegato tutto intorno. Scendiamo, le uniamo tutte e 3, saltiamo su quella sotto, uniamo le altre e infine facciamo l'ultima unione. Poi saliamo fino a riattaccarci al primo gruppetto di 3 punti alti. Vedete qui nell'angolino, quindi chiudiamo con il ventaglietto. La separazione sono 4 catenelle, entro e considerando esattamente la metà della granny e ogni 2. Poi avrò ancora 4 separazioni, gli archetti sempre di 4, mezzo ventaglietto, 4 di catenelle per attaccarmi dall'altra parte.
sulla linea di ritorno per unire le prime 3. Quando vi trovate sullo spigolo, eseguite i 3 punti alti che chiudono il ventaglietto iniziale e poi 2 catenelle per unirvi centralmente alla lavorazione precedente. Lo stesso si farà ovviamente anche qui. Chiuderemo con 3 punti alti, 2 catenelle, attacchiamoci con un punto bassissimo, 2 altre catenelle per poi proseguire. Vi faccio vedere, ho fatto i primi 3 punti alti, ecco qua il terzo, siamo a fare il mezzo ventaglietto mancante. Ora naturalmente dobbiamo fare, ecco, così vediamo un po' meglio, forse avevo troppa luce in camera. Bene, dunque eseguiamo i 2 punti che sono la metà dell'archetto sul ventaglio, ci blocchiamo con un punto bassissimo, 2 punti, quindi 2 catenelle ancora, e completiamo sulla parte opposta l'altra metà di ventaglietto. 1, 2 e 3. Ecco che abbiamo unito anche la parte finale delle grammi, lasciamo lo spazio e così si presenta l'incrocio. Ora non ci resta che continuare per andare a chiuderci sul fondo della nostra grammi, sempre con lo stesso ventaglietto. Siamo sulla seconda riga di grammi, quindi sono 3 più 3 sono 6, le abbiamo unite tutte quante. Ora mi trovo a fare 2 catenelle per agganciarmi sopra e poi sotto l'ultima riga, così si presentano gli ultimi punti che sto eseguendo. Ecco qui siamo nella nostra totalità di unione, la riga che abbiamo fatto, siamo scesi, abbiamo girato tutto intorno, abbiamo fatto la nostra ultima riga di unione e adesso ci troviamo a chiudere esattamente sul punto iniziale con i 3 punti alti e 2 catenelle di chiusura. Così si presenta il nostro lavoro. 3 composizioni già fatte, ne manca una sola. Ho unito quindi le parti, per il momento steso sul pavimento, così con una bella superficie ampia vi faccio vedere il quadro complessivo di come viene proprio la struttura. Le maniche, quindi 6 delle maniche e le 9 del frontale e della schiena. Ora ho messo dei marcatori. Procederò alla chiusura definitiva della maglia e quindi gireremo in 2. Adesso vi faccio vedere come viene, in modo tale che procederemo proprio per un unico perimetro e infine eseguiremo il collo, la parte centrale del collo. Bene, questa quindi è la maglia piegata su se stessa, pronta per essere chiusa definitivamente. Vedete, ho raggiunto circa 50 cm, per la precisione sono un 46-47 cm. Ovviamente, essendo 3 grammi come le maniche, anche le maniche hanno la stessa lunghezza. Ora, per agganciare le maniche, come ci comportiamo? Innanzitutto vi ho creato uno schemino giusto per farvi capire cosa sto per fare, quindi ve lo allego subito dopo a queste immagini, così andiamo per gradi e spieghiamo bene
cosa sto per fare? Con il nostro collegamento, il nostro bordino fucsia, abbiamo perimetrato tutto il nostro insieme di granni delle maniche. Ricordate quando poi in ultimo ritornavamo sul lato corto per chiuderlo internamente. Ora smontiamo soltanto questo lato, perché sarà col filo che smontiamo proprio sul lato più corto delle nostre granni che effettueremo l'unione esattamente come abbiamo fatto per tutte le granni. Quindi in pratica ora adesso utilizzeremo questo filo per aggiungerci direttamente al corpo più grosso della nostra maglia, quindi esattamente così che abbiamo fatto tutte le nostre granni, che abbiamo girato intorno, ricordate, in questo modo. Ora prendiamo il filo che abbiamo leggermente smontato soltanto per il lato corto ed entriamo e ci attacchiamo direttamente al corpo centrale della nostra maglia. Questa qua è la parte avanti, questa qua è la parte retro e queste due sono le maniche. Attacco quindi le maniche e, come detto, ho smontato il lato delle 6 granni che andrò a attaccare ai miei pannelli frontali e posteriore. Quindi, lasciando la parte ancora da unire verso il basso, mi posiziono con il filo sotto e ovviamente adesso dovrò girare il lavoro per avere praticità di lavorazione e affronto l'unione entrando esattamente negli archetti del mio pannello, esattamente come ho fatto per l'unione delle granny di tutto il lavoro. Quindi giro adesso la maglia e procediamo per la chiusura. Ora nel senso giusto di lavorazione, da destra verso a sinistra, e mi fermo su 2 catenelle che è la metà dell'archetto del ventaglietto che c'è sull'angolo, no? Quindi metà ventaglietto, entro nella parte del ventaglio corrispondente. Quindi in mezzo ai 2 ventaglietti. Punto bassissimo, scusate, sto lavorando soltanto con una mano per riuscire a tenere il video non ce la faccio. Ok, punto bassissimo e mi fermo qua. Ovviamente adesso stringo e procedo nella lavorazione. Adesso completo sempre 2 catenelle che sono l'altra parte dell'archetto dei ventagli e dentro coi 3 punti alti nell'archetto sottostante 2 catenelle mi aggancio agli archetti e così procedo fino ad arrivare all'angolo superiore per chiudere insieme l'ultimo angolo. Ovviamente dovrò girare anche sull'altro lato per chiudere complessivamente la manica. Spero di essere stata chiara, perché in fondo vi ho già spiegato come assemblare le granny tra loro, quindi si tratta di farlo semplicemente per le parti inerenti alle 2 granny che saranno il vano della manica. Quindi abbiamo detto, fermatevi nel centro delle 2 granny rispetto al lavoro complessivo e finiremo dall'altra parte sempre
con i 2 archetti del pannello retro. Questa è la prima parte ancorata, quindi vedete siamo entrati nel mezzo dei ventaglietti delle altre grammi, ho seguito l'unione negli archetti vicini, mi sono fermata 2 catenelle dentro il ventaglietto della grammi alta. Adesso ho fatto sempre 2 catenelle, che è di fatto completo questo archetto, perché sono 2 catenelle, mi infilo dentro lo spigolo, 2 catenelle, mi fermo sull'unione delle grammi del lavoro sottostante. Adesso ancora 2 catenelle e andrò ad ultimare coi 3 punti alti anche questo archetto, girandomi quindi con la lavorazione sulla manica da questa parte, e quindi mi troverò su questo lato e raggiungo esattamente il centro della grammi dell'altro lato, chiudendo l'unione della manica. Ho ancora il lato sottostante della manica aperto e adesso vi farò vedere come procederò all'unione della manica e del busto, quindi di tutta la maglia. Unite le maniche, vedete, nello stesso modo in cui ho unito il resto delle grammi. La parte alta, l'incrocio delle grammi è così. Rimane, come dicevo, da fissare tutto il lato sottomanica e laterale della maglia. Per farvi vedere che tipo di tecnica sto per utilizzare, vi porto con il filo grigio un esempio di quanto sto per affrontare. È un punto alto unito insieme sul lato. Vi lascio a queste immagini sperando che sia chiaro anche utilizzando questo grigio come esempio. Io ho deciso di utilizzare l'ultimo filo fucsia che mi rimane, quindi è solo un 100 grammi di questo colore, quindi in conclusione utilizzerò questo filo. Adesso ripeto, soltanto per farvi vedere che cosa sto per affrontare come tecnica, utilizzo il filo grigio. Ovviamente questi colori sono rappresentativi, quindi se voi decidete di utilizzare più colori, ovviamente spazio alla creatività. Allora vi lascio queste immagini spiegandovi che tipo di punto sto per fare per la chiusura. Infine ci dedicheremo finalmente al collo. La tecnica che ho deciso di utilizzare per assemblare tutta la maglia è un po' questa, di cui vi riporto un piccolo schemino trovato nel web, però io lo adatto ovviamente al mio disegno e al mio bordo a disposizione. Quindi vediamo se riesco a spiegarvelo. Ho messo anche una sciarpina sotto, così per contrasto magari i punti si vedono meglio. Sono partita dallo spigolo più basso, quindi l'interno del ventaglietto, mi sono agganciata e ho eseguito 2 catenelle. Una volta appunto che arrivo a queste 2 catenelle, inserisco il filo e quindi monto sull'uncinetto il filo per eseguire un punto alto direttamente sull'archetto
archetto accanto. Unisco poi il punto alto alle 2 catenelle che ho fatto inizialmente. 2 catenelle di separazione e adesso eseguo i punti alti per tutto il mio perimetro con questo schema, e cioè inserisco inizialmente l'uncino in mezzo ai ventaglietti. Quindi prima unisco questo punto alto a questo punto alto e subito dopo un altro punto alto unito a questo punto alto. 2 catenelle ancora di separazione e sempre la coppia di punti alti uniti insieme. Quindi prima un punto alto unito all'altro punto alto da questa parte e ancora una volta subito dopo un punto alto unito al punto alto preso dalla parte opposta. Spero di essere stata chiara, vi faccio vedere un po' meglio da vicino come viene, perché poi adesso proseguiamo così per tutto il perimetro, quindi ancora 2 catenelle di separazione, un punto alto preso qua, unito insieme al punto alto da questa parte. Subito dopo eseguo un altro punto alto nello stesso archetto, per andare a prendere sempre nello stesso archetto accanto un altro punto alto. Chiuderò insieme 2 catenelle di separazione e via di seguito per tutto il perimetro. Vi faccio una piccola fotina per spiegarvi con un piccolo diagramma, al di là di quello che già vi riporto come suggerimento, come sto eseguendo il mio. Ho già eseguito qualche punto di unione e così si presenta. Vedete che diventa anche molto carino, anche di gusto estetico, molto apprezzabile. Sono arrivata a fare 2 catenelle, faccio insieme con voi un paio di punti, così vi faccio vedere. Tengo sempre sotto la sciarpa, così vedete forse un po' meglio con il bianco sotto come viene eseguito il punto. Allora abbiamo detto 2 catenelle e adesso eseguiamo sull'archetto accanto il primo punto alto. Non lo chiudiamo, lo teniamo aperto, carichiamo il filo e andiamo a inserire l'uncinetto nell'archetto accanto. Chiudiamo la prima parte del punto e poi tutti e 2 insieme. Eseguiamo subito dopo anche l'altro punto alto, non lo chiudiamo, carichiamo l'uncinetto e ci inseriamo sempre nell'archetto accanto per chiudere poi i 2 punti alti insieme. 2 catenelle, così mi separo bene dal punto per farvi vedere, ecco. Vedete, i 2 punti alti vengono uniti, vediamo se riesco a farvi vedere, ecco qua, così, i 2 punti alti vengono uniti insieme dalla stessa testa, nella stessa maglia centralmente, così come anche quelli vicino. Viene questa bellissima rifinitura su tutto il bordo della maglia. Spero di essere stata chiara, eventualmente scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Quando arrivate all'incrocio delle granny, eseguite sempre i 2 punti alti negli spazi dei punti alti sottostanti, sempre le 2 catenelle, e i punti alti dell'incrocio li inserite negli archetti combacianti, quindi il primo
nell'archetto dei ventaglietti da questa parte e il secondo punto alto unito sul ventaglietto vicino, così viene proprio equilibrio nella lavorazione. Come detto, ho scelto di chiudere la maglia con il fucsia e così è venuta la chiusura sotto del mio braccio che prosegue per il lato. Idem dalla parte opposta. Ho scelto di avere come riferimento un lato ben preciso e infatti l'ho segnato con un marcatore verde. Per me questo è un frontale. Considerandolo quindi come frontale, ho scelto di tenere come parte migliore di lavorazione ovviamente quella che ho rispetto ai miei occhi, quindi la parte proprio che da destra va a sinistra. Idem da questa parte, quindi la lavorazione mi ha portato a prendere la manica come primo punto d'aggancio e scendere per il lato della maglia da una parte, per avere sempre il senso frontale di lavorazione da destra e sinistra. In questo caso sull'altro lato ho dovuto partire dal busto per poi finire sulla manica. Questo ve lo dico perché non ho tagliato il filo, ho scelto di tenerlo e con ancora la lavorazione in atto, quindi senza tagliare il filo, mi trovo in questo caso sullo spigolo della manica. Farò di conseguenza un piccolo bordino a punti bassi proprio per chiudere e definire meglio la maglia. Da questa parte, poiché ho iniziato dalla manica ed ho terminato con il busto, utilizzerò sempre il filo che ancora non ho tagliato per creare sempre lo stesso bordino a punto basso anche sul fondo della mia maglia. Quindi mi viene comodo proprio per chiudere e rifinire meglio tutto il lavoro. Ovviamente, terminata una manica, farò chiaramente un giro di punti bassi anche da questa. Per iniziare il bordino voi arrivate da questa parte con l'unione delle grammi. Eseguite le ultime 2 catenelle e gli ultimi 2 punti alti uniti insieme che arrivano proprio sullo spigolo e sul margine del lavoro e vi fermate proprio nel centro dei 2 punti alti uniti. Da qua girate il lavoro per il senso della fine della maglia, in questo caso sto affrontando proprio la fine della maglia, e con un punto bassissimo vi spostate sull'archetto che avete di fianco, che altro che non è che il punto alto che avete appena realizzato. Inserite 2 punti bassi, 2 punti bassi anche nell'archetto accanto, un punto alto, un punto basso sempre negli spazi, nelle fessure che si sono create fra i punti alti sottostanti, e poi per il lavoro successivo 4 punti bassi dentro ad ogni arco di lavoro. Quindi vi siete girati dopo aver fatto il bordo della maglia, vi siete girati e ora eseguiamo i punti bassi per tutto il giro.
è arrivato il momento di occuparci della scollatura. Dunque, con l'unione della manica ci siamo fermati sullo spigolo esterno della gramni, quindi sui lati più esterni, a destra e a sinistra. Lasciare un vano scollo così ampio non è vestibile, quindi dobbiamo sicuramente provare indossato e trovare il punto sulla spalla che può aiutarci a chiudere meglio l'imbocco della manica e lasciare uno scollo compatibile ovviamente con le nostre misure. Io ho selezionato la metà circa della gramni, quindi proprio sul punto mediano della gramni sottostante, da questa parte e da questa parte. Si tratterebbe di chiudere adesso questi due archetti in modo tale da tenere, come dicevo, chiuso l'imbocco della manica. Ovviamente adesso farò la chiusura esattamente così come ho fatto per il lavoro precedente, quindi ad archetti. Ho chiaramente il filo staccato, quindi introdurrò a termine del ventaglio il primo gancio di archetti, dopodiché chiuderò anche il secondo. Non stacco il filo, rimango col filo attaccato e girerò per tutto il perimetro in modo tale da poter affrontare un bordino costituito da tutti i punti alti, così come abbiamo fatto per il fondo maglia e per le maniche un bordino a punti bassi, questa volta per il collo lo faremo a punti alti. Chiuderemo allora, ricapitolando, questa porzione ad archetti, dopodiché mi occuperò di girare tutto intorno al collo con un punto alto. Questa è la chiusura ad archetti della porzione della spalla in prossimità della manica. Vi lascio qualche piccola slide giusto per specificare i punti che ho fatto. Dopo gli archetti mi sono fermata con un bassissimo nel terzo archetto, quindi subito dopo la metà della gramni che avevo scelto per fermare la spalla, e con un punto bassissimo, dicevo, mi sono fermata nel mezzo. Da questo momento sono sempre con un punto bassissimo alzata da questa parte con 2 catenelle iniziali per affrontare il primo punto alto. 1, 2, 3 altri punti alti per fare 4 punti alti in un primo archetto. Così ho proseguito con 4 punti alti per tutto il bordo. All'incrocio, come sempre, ho lavorato per tutto il lavoro, inserendo poi in prossimità dei ventaglietti 2 punti alti interni, 2 punti alti sugli archetti formati dai ventagli e ancora 2 punti alti fra i punti sotto, per poi riprendere con 4 punti alti ad archetto. Ora, seguendo il percorso della scollatura, si arriva proprio sul spigolo, sull'incrocio delle due parti.
Quindi incrociamo anche gli archetti che abbiamo fatto per unire la spalla. Dopo l'ultimo archetto di 4 punti alti, inseriamo 2 punti alti nell'archetto che abbiamo formato per unire la spalla e poi ancora con 4 punti alti riprendiamo fino a terminare il giro, sempre con 2 punti alti nell'ultimo spazio a disposizione. Ho fatto una prova soprattutto per il collo. Vedete, questa è la maglia, direi che sta venendo proprio molto carina, di fatto è praticamente finita. Sto quindi definendo tutta l'ampia scollatura. Con il filo fucsia rimanevo decisamente larga per le mie spalle, anche se avevo considerato la chiusura fino a metà della grammi più esterna, non è stato sufficiente per sistemarmi meglio la scollatura. Quindi dal momento che ho dell'altro filo grigio sto girando intorno con un perimetro ancora a punti alti, anzi questi qui per la verità sono doppi punti alti che inserisco frontalmente alle maglie sottostanti. Vi faccio una foto dopo, così vedete meglio come ho inserito questa riga. Così è al momento come si presenta. Penso che ne farò un'altra, probabilmente ne farò una seconda, così insomma sistemo meglio la scollatura. Le maniche sono venute con una semplice chiusura a bordino e anche il finale della maglia è rimasto semplice. Con il filo che ho in avanzo probabilmente scenderò di un paio di righe sul frontale. Comunque direi che questa è la maglia per come si presenta in questo momento. Chiudo quindi il collo e con gli ultimi giri anche la vita e poi la indosserò per farvela vedere terminata. Finita finalmente la maglia. Questa è la scollatura, qua ci sono le maniche e questo è il bordo finale.